La comunità di Vance vada in Ungheria a criticare l'interferenza ucraino-europea nelle elezioni, dicendo però poi che si deve votare Orbán, interferendo quindi nelle elezioni. Credo che sia la contraddizione più veloce della storia. Ragazzi, oggi siamo qui per parlare delle elezioni ungheresi che si stanno svolgendo proprio adesso, domenica 12 aprile, con milioni di magiari che già stanno votando e ci diranno molto sul futuro dell'Unione Europea. Anche se dovesse vincere Magyar con una maggioranza risicata, non cambierebbe quasi nulla per via del sistema che ha costruito Orbán in questi anni. Ma andiamo per gradi e vediamo i capitoli di questo video. Parleremo dei due candidati, dei loro partiti e dei loro programmi elettorali, dei sondaggi pre-elezioni, di com'è possibile che Orbán abbia governato per 16 anni consecutivi, delle varie accuse di interferenze sia da una parte che dall'altra e di cosa succederebbe se rivince Orbán o se vince Magyar, con un occhio particolare al deep state costruito da Orbán in questi 16 anni di cui nessuno parla. Partiamo col vedere i candidati, che sono sostanzialmente due, ovvero Viktor Orbán, capo di Fidesz, al potere consecutivamente nel 2010, e Peter Magyar, capo di Tiza, un partito che ha preso piede nel 2024 ma che ha iniziato a far paura a Orbán da circa metà 2025. Gli altri partiti non hanno alcuna possibilità di vincere nulla, ma possono essere importanti per le alleanze in Parlamento. Il partito di estrema destra, Mi Azank, è dato tra il 6 e l'8% e potrebbe essere utile a Fidesz, mentre il partito MKKP di centro, che va molto bene tra i giovani di Budapest, potrebbe essere utile a Magyar, ma non è detto che supererà la soglia del 5% per entrare in Parlamento. Il principale partito di opposizione storico, la coalizione democratica di centro-sinistra, è data intorno al 5%, con moltissimi elettori persi in favore di Tisza, che li ha accusati di essere parte del sistema Orbán e di non fare opposizione. Gli altri partiti di opposizione, come il Jobbik di centrodestra, i liberali di Momentum, i Verdi e i socialisti, si sono praticamente ritirati, invitando i loro elettori a votare per Magyar, cercando di sfruttare questa speranza di far fuori Orbán che si è creata. Da un lato c'è sempre lui, Viktor Orbán, nato nel 1963 a Székesfehérvár, in una famiglia modesta. Il padre era infatti un agronomo iscritto al Partito Comunista. Studia giurisprudenza a Budapest e nel 1989 ottiene una borsa di studio dalla Fondazione Soros per studiare filosofia politica a Oxford. Il 16 giugno 1989, durante i funerali di Imre Nagy, eroe della rivoluzione del 1956 contro l'Unione Sovietica, il giovane Orbán tiene un discorso elettrizzante davanti a 250.000 persone, chiedendo apertamente il ritiro delle truppe sovietiche. Diventa così istantaneamente un Nyílt alkalma, csak egyszer volt elegendő ereje és bátorsága ahhoz, hogy megkísérelje elérni a már 1848-ban kitűzött céljait, a nemzeti függetlenséget és a politikai szabadságot. Nel 1988 fonda la Federazione dei Giovani Democratici, Fidesz. All'epoca era un partito libertario, radicale e anticlericale, con i membri che dovevano avere meno di 35 anni. Dopo una sconfitta elettorale nel 94, tuttavia, Orbán capisce che lo spazio a sinistra è occupato dai post-comunisti e sposta Fidesz verso posizioni conservatrici, cristiane e nazionali. Nel 98 vince le elezioni e diventa primo ministro a soli 35 anni, ma è un Orbán diverso da quello di oggi, cappeggiando un governo pro-europeo. Sotto di lui l'Ungheria entra nella NATO e prepara l'ingresso nell'Unione Europea. Nel 2002 perde a sorpresa le elezioni ed è un trauma che cambierà il suo modo di fare politica. Decide infatti che non deve mai più permettere che il potere gli sfugga di mano. Nel 2006 il governo socialista crolla sotto uno scandalo di corruzione e proteste di piazza, dopo la diffusione di un audio in cui il primo ministro socialista Ferenc Gyurcsány ammetteva di aver mentito sullo stato dell'economia per vincere le elezioni in una telefonata in cui disse: "Abbiamo mentito mattina, mezzogiorno e sera sulle condizioni del paese". Orbán cavalca nel malcontento e nel 2010 vince con la maggioranza dei 2/3. Da questo momento inizia la costruzione del suo sistema di potere assoluto. Dal 2010 ad oggi Orbán non ha più perso un'elezione, cementando il potere attraverso 3 pilastri: quello costituzionale, riscrivendo la Costituzione e la legge elettorale per favorire sistematicamente il suo partito; quello mediatico, visto che il suo partito controlla quasi tutti i media ungheresi; e quello identitario, trasformandosi nel difensore dell'Europa cristiana contro l'immigrazione durante la crisi migratoria del 2015, i diritti LGBTQ+, e le influenze straniere nella politica interna ungherese attaccano duramente il suo ex mentore George Soros.
Il programma di Orbán è sempre lo stesso: limitazioni sui diritti civili, protezione dei valori tradizionali della famiglia tradizionale, mantenimento degli accordi con Mosca per importazione di gas e petrolio a prezzi agevolati, mantenimento dei tagli alle bollette per le famiglie, sussidi per l'acquisto di case ed esenzioni fiscali per le madri. E infine prestiti agevolati per le giovani coppie, con l'obiettivo di sostituire l'immigrazione con la natalità ungherese e la promessa di proteggere le istituzioni ungheresi dalle interferenze straniere, che spesso si traduce in leggi pesantive per le ONG e per i media che ricevono finanziamenti dall'estero, oltre alle classiche cose come veti le sanzioni alla Russia e prestiti all'Ucraina, sostenendo che Kiev e UE vogliono portare l'Ungheria in guerra, mentre lui è l'unico che lo impedirà. Dall'altro lato si è presentato Peter Magyar, su cui ci sono un bel po' di cose da dire, a cominciare dal fatto che il suo cognome significa letteralmente magiaro, cioè ungherese. Magyar nasce a Budapest il 16 marzo 1981 in una famiglia molto istituzionale, visto che suo nonno, Pál Eros, era un famosissimo giudice della Corte Suprema e suo zio, Ferenc Madr, è stato presidente dell'Ungheria dal 2000 al 2005. Laureato in legge all'Università Cattolica Pázmány Péter, ha studiato anche in Germania tramite il programma Erasmus, prima di entrare in politica nel partito di Orbán, di cui ha fatto parte come uomo fidato per quasi 20 anni. Ha lavorato come diplomatico presso la rappresentanza ungherese all'UE ed è stato amministratore delegato del Centro per i prestiti agli studenti e ha ricoperto incarichi in diverse aziende statali e banche di sviluppo, guadagnando cifre altissime, circa 24.000 euro al mese. Per anni è sposato con Judith Varga, l'ex ministra della giustizia di Orbán e volto della difesa legale del governo contro l'UE. La coppia, che ha 3 figli, era considerata la coppia più importante nella politica ungherese, fino al divorzio nel 2023. Tuttavia, nel febbraio 2024 succede una cosa che per Magyar, conservatore, è inaccettabile. La presidente del paese, Katalin Novak, concesse la grazia a un complice di un caso di pedofilia, dimettendosi poi insieme a Judith Varga poco dopo. A questo punto Magyar ha deciso di non affondare con il sistema, ha rassegnato le dimissioni da tutti i suoi incarichi statali e ha iniziato a pubblicare sui social accuse gravissime di corruzione, definendo l'Ungheria un paese gestito da poche famiglie di oligarchi. In pochi mesi Magyar ha fatto quello che l'opposizione non è riuscita a fare in 16 anni. Ha preso il controllo di un piccolo partito dormiente, Tisza, Rispetto e Libertà, trasformandolo nel primo partito del paese nei sondaggi del aprile 2026. Dal 2024 siede al Parlamento europeo nel gruppo del PPE, lo stesso che un tempo ospitava Orbán, usandolo come palcoscenico internazionale. Si definisce un conservatore deluso, attacca Orbán da destra usando gli stessi simboli, patria, famiglia, cristianesimo, ma promettendo pulizia morale e trasparenza. Ed è proprio questo il punto cruciale che lo ha portato così in alto. Magyar non è di sinistra, come gli oppositori fino ad oggi, ma ha le stesse idee di Orbán, ma propone il ritorno ad uno stato di diritto. Il popolo ungherese, che è il più conservatore d'Europa, può ora fare quello che probabilmente ha sempre sognato di fare: cacciare un despota corrotto, sostituendolo con un uomo che rispetta gli ideali della grande maggioranza del popolo, e non con un sinistroide cresciuto a Bruxelles. La gente può quindi votare contro Orbán, ma a favore dei propri ideali. Inoltre, avendo lavorato nel governo per 20 anni, conosce alla perfezione dove stanno gli scandali e dove lavorare per rimuovere lo strapotere istituzionale di Fidesz. E il popolo, quando lui parla di corruzione, gli crederà di più rispetto a quando a farlo erano quelli mandati da Bruxelles. Infine, è un abilissimo comunicatore. Visto che non può usare la TV come strumento per esprimere le sue idee, usa i social e i comizi in piazza, attirando l'attenzione dei giovani. Il suo programma elettorale propone un'adesione alla Procura europea per sbloccare i fondi europei congelati, circa 20 miliardi di euro, e monitorarne il loro utilizzo, la limitazione a 2 mandati del primo ministro per evitare la creazione di nuovi regimi personali, lo smantellamento dell'attuale assetto della TV di Stato, MTVA, trasformandola da organo di propaganda in un vero servizio pubblico indipendente, lo smantellamento delle nomine politiche nelle corti superiori di magistratura per restituire autonomia ai giudici, il riavvicinamento all'UE, maggiori fondi per l'istruzione e sanità, ferme da decenni ormai, un aumento degli stipendi per tutti i dipendenti pubblici, medici e insegnanti in particolari, sussidi familiari più efficienti ma legati al reale bisogno, non date a caso come fa Orbán, e lotta all'inflazione tra le più alte d'Europa, iniziando anche un processo di adozione dell'euro nel lungo periodo. Magyar ha poi detto di non condividere le idee transgender e LGBTQ+, ma ha detto che concederà senza problemi i diritti a queste persone, attaccando Orbán su questo punto, definendo gli attacchi a queste ideologie come distrazione di massa dai problemi del paese. Ha promesso che non permetterà un'immigrazione incontrollata, rifiutando le quote di ricollocamento dell'Unione Europea. Infine, ha promesso di proseguire con l'acquisto di gas russo, cercando però anche degli altri fornitori, per differenziare i Passiamo ora a vedere come se la passano nei sondaggi i due leader. Secondo l'indagine condotta il 7 e il 9 aprile dall'istituto Publicus e diffusa dalla testata ungherese Népszava, Magyar si attesta intorno al 38% tra tutti gli elettori, contro il 29% di Orbán.
Il vantaggio si allarga tra chi ha già scelto, 52% per il leader di Tiscia e 39% per il premier. Resta per un dato chiave, un elettore su 4, circa il 25%, non ha ancora deciso. Orbán domina tra gli over 50, abituati a vedere lui al governo e a vedere solamente lui in TV, mentre Magyar domina a Budapest e tra i giovani che invece si formano sui social sono stufi della corruzione latente dei governi Orbán. La parità di consensi da parte di Orbán era soprattutto dal costo della vita, nettamente aumentato negli ultimi anni con l'inflazione sui beni alimentari che ha toccato il 40% e il blocco di 20 miliardi da parte di Bruxelles che ha svuotato le casse dello Stato. Inoltre la corruzione sta soffrendo moltissimi elettori che vedono gli imprenditori vicini a Orbán girare con le Lamborghini, mentre le scuole e la sanità pubblica sono ferme all'avanti Cristo. Giusto per chiarire, l'Ungheria è attualmente l'84esimo paese più corrotto del mondo, nonché primo nell'UE, superando addirittura la Bulgaria, con un tasso di 40 su 100, dove 100 rappresenta la perfezione, al pari di paesi come Bulgaria, Burkina Faso e persino Cuba. Infine, i cittadini ungheresi sono molto europeisti, il 77% si dichiara a favore della permanenza nell'Unione Europea e il continuo scontro con Bruxelles ha infastidito molto la popolazione che non vuole diventare una colonia russa. Magyar è stato bravo a guadagnarsi la fiducia di chi avrebbe sempre voluto Orbán fuori dai piedi, ma non poteva votare a sinistra. Passiamo ora a vedere come è possibile che Orbán abbia governato per 16 anni consecutivi senza mai andare nemmeno vicino a perdere un'elezione. Ovviamente la struttura politica ed economica completamente nelle mani di Orbán ha influenzato le elezioni, ma l'opposizione ha fatto degli errori molto gravi, uniti anche al fatto che la stragrande maggioranza degli ungheresi non voterebbe mai a sinistra. Il più grande errore dell'opposizione è stato quello di affidarsi a Ferenc Gyurcsány, quello del famoso abbiamo mentito mattina, pomeriggio e sera, molto odiato dagli ungheresi ovviamente, e figura perfetta per essere distrutta a livello verbale, visto che ogni volta che l'opposizione provava a sollevarsi, a Orbán bastava dire «Volete che tornino quelli che vi hanno mentito e sono andati in bancarotta?» Ecco, finché Gyurcsány è rimasto il voto dell'opposizione, Orbán ha avuto la vittoria assicurata. Tuttavia, nelle scorse elezioni, quelle del 2022, l'opposizione fece una coalizione unica, con dentro i post-comunisti, i centristi e i fascisti, che ovviamente, non avendo alcuna idea in comune, non erano abili a poter governare insieme. E infatti, tutti questi partiti messi insieme hanno preso poco più del 40% dei voti, mentre Orbán da solo ha preso il 54%. Vediamo ora come i servizi segreti ungheresi e Orbán hanno provato a screditare Magyar. Subito dopo le sue dimissioni, in seguito alla grazia concessa a un uomo che aveva coperto uno scandalo di pedofilia, il governo disse che in passato Magyar avrebbe abusato verbalmente e psicologicamente l'ex moglie Judith Varga, all'epoca dei fatti ministra della giustizia, durante il matrimonio, ma lui negò tutte le accuse, definendole una messa in scena orchestrata dai servizi segreti e dal governo per distruggere la sua reputazione, proprio mentre i sondaggi stavano esplodendo. A febbraio di quest'anno, invece, il governo ungherese stava per diffondere un video di Magyar mentre intratteneva rapporti sessuali con una donna in hotel. Magyar, ancora prima che venisse fuori lo scandalo, fece un video per confermare di aver avuto questo rapporto con la donna. Né lui né lei erano sposati ed erano consenzienti, entrambi, accusando i servizi segreti, che lo hanno spiato, di usare i metodi che usava il KGB sovietico. Insomma, Magyar ne è sempre uscito più che bene ed evidentemente è molto pulito, perché se il massimo che i servizi segreti sono riusciti a tirare fuori è un video di lui che si scopre una donna consenziente e non sposata, allora vuol dire che non hanno trovato assolutamente niente di nemmeno vagamente sospetto tra le file di Magyar. Entriamo ora nella parte più interessante del video, quella delle interferenze, che è molto controverso. Magyar accusa Orbán di aver svenuto l'Ucraina alla Russia, visti i stretti rapporti tra Orbán e Putin. Si parla di agenti russi messi in Ungheria per fare disinformazione su Magyar e di soldi che la Russia invierebbe all'Ucraina se Orbán dovesse vincere le elezioni, per risanare l'economia dopo il blocco dei fondi europei. Si è parlato anche di un possibile finto attentato organizzato dalla Russia contro Orbán per farlo passare come un martire sopravvissuto ad un attentato di Bruxelles, ma dal momento che questa notizia, a prescindere che fosse vera o falsa, è venuta fuori, non è successo nulla. Orbán accusa poi l'Ucraina di non riaprire l'olotto Druzhba, che porta gas russo in Ungheria e Slovacchia, altro paese ostile, bombardato ufficialmente dalla Russia qualche mese fa, ma in molti credono che sia stato bombardato dall'Ucraina stessa come risposta all'ostilità magiaro-slovacca. Inoltre, il 5 aprile, il presidente serbo Aleksandar Vučić ha detto che le autorità serbe hanno trovato un ordigno esplosivo vicino al gasdotto Balkan Stream che porta gas in Ungheria passando per la Serbia. Vučić e Orbán hanno accusato Kiev, che invece ha detto essere colpa della Russia, che voleva fare un false flag accusando Kiev. Ogni opzione è assolutamente possibile, la verità non possiamo saperla.
C'è poi il discorso delle interferenze statunitensi, con sia Trump che Vance che hanno detto esplicitamente che i cittadini ungheresi dovrebbero votare Orbán, facendo capire ai cittadini stessi che sarebbero un alleato privilegiato degli USA. E Trump ha anche promesso di creare nuovi posti di lavoro nel paese per contrastare la crisi. Tuttavia, in un momento come questo, avere il sostegno di Trump e Co potrebbe essere più un danno che un guadagno. Altre possibili interferenze riguardano il voto all'estero, con le minoranze ungheresi in Ucraina, Serbia e Romania, che non hanno doppia cittadinanza, che possono votare per posta e che storicamente sostengono Orbán, che ha preso oltre il 90% dei voti negli anni passati, una percentuale talmente esagerata che ha sempre fatto presagire interferenze russe. Le minoranze in Slovenia e nelle città europee, che di solito non hanno doppia cittadinanza, possono votare solamente recandosi in ambasciata, creando lunghe code, incoraggiando quindi la gente a stare a casa. Dal momento che le minoranze che vivono nelle grandi città europee e in Slovenia sono anti-Orbán, non è difficile capire che Orbán li obbliga a votare in ambasciata e non per posta per evitare di perdere troppi voti. Magyar infine accusa Orbán di aver monopolizzato la TV pubblica, impedendo all'opposizione di andare ad esprimere le proprie idee, e su questo ha perfettamente ragione, considerando che nel 2022 il candidato dell'opposizione ha avuto in tutta la campagna elettorale solamente 5 minuti di spazio sulla TV pubblica per esprimere le sue ideologie. Orbán accusa invece Magyar di essere un vassallo di Bruxelles, della CIA e di George Soros, dicendo che vuole vendere la sovranità dell'Ungheria in cambio di soldi da Bruxelles e da Soros. Il governo Orbán sostiene anche che Tisza voglia portare l'Ungheria in guerra a fianco dell'Ucraina, sostenendo che il popolo ungherese dovrà decidere se il governo lo farà lui oppure Zelensky. Tuttavia, Magyar ha già promesso di non inviare armi a Kiev, togliendo però i veti imposti da Orbán. E insomma, è sicuro che Russia e USA spingeranno per la vittoria di Orbán mentre lui per quella di Magyar, ma fino a dove si spingeranno entrambi con interferenze e quanto possono influenzare l'opinione dei cittadini non è dato sapersi. Ma quello che è certo è che negli anni passati tutte le istituzioni indipendenti hanno confermato che tutti i voti, anche quelli dell'opposizione e quelli bianchi, sono stati contati regolarmente. Vediamo ora il sistema elettorale ungherese, che non è molto semplice, ma cercherò di spiegarvelo nella maniera più semplice possibile. L'Ungheria ha un'unica Camera con 199 seggi assegnati in due modi diversi. 106 in modo uninominale, perché l'Ungheria è divisa in 106 collegi geografici e in ogni collegio vince il candidato che ottiene anche solamente un voto di più degli altri. E qui la forza di Fidesz nelle zone rurali è enorme. 93 seggi vengono invece assegnati in maniera proporzionale tramite listini nazionali dei partiti tra le formazioni che superano la soglia di sbarramento, che è del 5% per i partiti singoli e del 10 o 15% per le coalizioni. Tuttavia, il sistema ungherese premia nettamente il primo partito in ogni collegio, visto che se un partito vince con un certo numero di voti, mentre in Italia i voti che non servono per vincere non vengono calcolati perché conta arrivare primi e non importa di quanto, in Ungheria vengono dati lo stesso. È come se in Formula 1 i punti del primo venissero dati basandosi su quanti secondi di vantaggio ha sul secondo e non sul fatto che abbia vinto, a prescindere dai secondi con cui lo fa, che siano 0,0001 o 30. Ecco, in politica di solito è uguale: se tu prendi 10 voti e la posizione ne prende 5, ti segnano 6 voti, quelli che servono per vincere. Invece in Ungheria li prendi tutti e 10. Ed è proprio per questo che Orbán difficilmente perderà il controllo della situazione anche se non dovesse vincere le elezioni, perché nelle zone rurali non ha rivali e se prende 20.000 voti in alcuni luoghi, mentre Tisza ne prende 5.000, Orbán non si prende 5.000 e un voto, ma 20.000, aumentando notevolmente i suoi seggi. Tisza prenderà voti specialmente nelle città e tra i giovani, e il margine con Orbán di solito è molto più ristretto, e quindi il bonus di voti sarà notevolmente inferiore. Inoltre Orbán, per cercare di raccattare quanti voti possibili nelle zone rurali, ha attuato il gerrymandering, in cui ha ridotto i collegi a Budapest, roccaforte dell'opposizione da 18 a 16, aumentandoli invece nelle zone dove lui domina. Per via di questo sistema, se Peter Magyar prende il 45% di voti a livello nazionale e Orbán il 40%, Magyar non ha la certezza di governare. Dovrebbe vincere in quasi tutti i collegi nominali per superare il bonus di seggi che Orbán otterrebbe dalle zone rurali e dei voti residui, che porterebbero Fidesz ad avere più seggi di Tisza, oppure pochi di meno, costringendo Magyar a trattare con Orbán qualunque legge voglia approvare. Tisza, per governare sul serio, dovrebbe avere almeno i 2/3 dei seggi, che con questo sistema è pressoché impossibile, mentre gli analisti sostengono che per governare deve ottenere almeno il 5% dei voti in più a livello nazionale rispetto a Orbán.
Dopo aver visto i candidati, i loro programmi, i loro problemi, vediamo cosa succede nel caso in cui vincesse Orbán e nel caso in cui vincesse Magyar. Beh, se vincesse Orbán per la quinta volta di fila non cambierebbe nulla. L'Ungheria continuerebbe ad essere una democrazia illiberale, corrotta, con un'economia allo scatafascio e una libertà di stampa e di espressione molto ridotta. Sarebbe un problema per l'UE, che continuerebbe a vedersi bloccati i fondi per l'Ucraina, mentre la Russia potrebbe continuare ad avere l'alleato privilegiato all'interno dell'Unione. L'Ungheria diventerebbe sempre più dipendente e vassalla di Mosca e Washington, almeno fin quando ci sarà Trump, e una democratizzazione seria dell'Ungheria diventerebbe ancora più complicata in futuro. E se invece vincesse Magyar? Se vincesse Magyar le cose sono due: o vince con 2/3, che come abbiamo visto è quasi impossibile, e riesce quindi ad approvare le leggi necessarie per cambiare la Costituzione, a girare il veto del Presidente della Repubblica, che in Ungheria si cambia solamente con i 2/3 del Parlamento che l'approvano, e non è come in Italia, non si fa il referendum qualora passasse di poco, e tutte le altre leggi, anche non costituzionali, oppure sarà in sostanza Orbán che governerà con il suo Stato profondo, che ha costruito in questi anni, mettendo tutti i suoi alleati in quasi tutti i ruoli importanti nello Stato, comandati lunghissimi. Se Magyar e poi gli alleati da ottenere i 2/3 potrebbero portare avanti tutte le riforme proposte senza che Orbán e il suo Stato profondo possano opporsi. Diversamente, come è probabile, sarebbe una trattativa unica con Fidesz per approvare qualunque cosa, quindi di fatto sarebbe Fidesz a governare. Ma come mai Magyar non riuscirebbe a governare se vincesse di poco? Per via del sistema costruito da Orbán in questi anni, che non si può buttare giù con 2 riforme, ma servono anni, perché dovrebbe aspettare che i mandati nelle istituzioni delle persone nominate da Orbán scadano in modo da poter nominarne altri. E non è detto che questi anni vengano concessi a Magyar, perché se il suo mandato dovesse fallire e le riforme non dovessero arrivare, tra 4 anni saremo di nuovo punta a capo. Ma cosa ha fatto di così concreto Orbán in questi 16 anni? Beh, in sostanza ha monopolizzato tutto, mettendo i suoi fedelissimi ovunque. Il Presidente della Repubblica, Tamás Suljók, è un fedelissimo di Orbán e starà in carica fino al 2029. Tutti i giudici della Corte Costituzionale, che hanno un mandato di 9 anni, sono stati nominati da Orbán. Nei ministeri ci sono quasi solamente membri di Fidesz e persone vicine ad Orbán, e l'istruzione è molto controllata, tanto che il libro di testo non lo decidono le scuole, ma lo decide il governo. E nella pubblica amministrazione non si entra per meritocrazia, ma per clientelismo, mentre la magistratura indaga solamente dopo aver ottenuto il permesso dal governo. Il procuratore generale Peter Polt è lì apposta per impedire indagini sulla corruzione. Orbán, avendo avuto per moltissimi anni i 2/3 del Parlamento a suo favore, ha potuto modificare la Costituzione a suo piacimento e ha inserito in essa delle leggi cardinali che si possono modificare solo avendo i 2/3 del Parlamento a favore. Le leggi che Magyar non potrà toccare includono il sistema elettorale, la gestione della banca centrale, la tassazione e la gestione dei media e le regole su famiglia e religione. Il più grande capolavoro, tuttavia, Orbán lo ha fatto nell'economia, quando tra il 2019 e il 2024 ha trasferito miliardi di euro in asset pubblici, università, castelli, porti, terreni e aziende energetiche, a fondazioni private di interesse pubblico, con CDA composti da fedelissimi di Orbán, con mandati a vita o rinnovabili solamente da loro stessi, che non dipendono quindi da nessun governo. Anche i canali televisivi e i giornali sono quasi tutti privati e gestiti da imprenditori pro-Orbán. Inoltre, il Consiglio fiscale ha potere di veto sul bilancio dello Stato. Se a Orbán non piace la manovra economica di Magyar, il Consiglio può bocciarla, portando il paese allo scioglimento del Parlamento e a nuove elezioni. In sostanza, Orbán ha privatizzato lo Stato, comprese istruzione e sanità, che non dipende più dal governo, ma dalle aziende, e quindi Magyar dovrà per forza scendere a patti con loro, perché non ha carte da giocarsi. Se si comporta male, le aziende tagliano i finanziamenti e lo Stato fallisce. Magyar ha quindi le mani legate, perché ogni legge che tenterà di approvare sarà bocciata dal Presidente, dalla Corte Costituzionale o dal Consiglio fiscale, rendendo il paese di fatto ingovernabile. Quello che dovrebbe fare quindi Magyar per cambiare il paese è seguire il modello di Donald Tusk in Polonia, che nei 4 anni del suo governo è riuscito a far scendere l'inflazione, a risanare i rapporti con l'UE, sbloccando i fondi e a rendere un po' più indipendenti le istituzioni. Ma sarebbe molto più complesso, perché in Polonia l'estrema destra al governo non ha mai avuto i 2/3 del Parlamento a favore, mentre Orbán sì. Tuttavia Magyar ha un grande vantaggio.
ha lavorato per 20 anni nel governo e conosce perfettamente tutti i buchi lasciati da Orbán nelle istituzioni che si possono scalfire e tutti i fedeli di Orbán con cui si può trattare più facilmente per rendere più libero il paese. Un'altra ipotesi è che Magyar minacci di desecretare i documenti segreti sugli scandali di corruzione che affliggono le quinte colonie di Orbán nelle istituzioni, costringendoli a fare quello che gli dice lui se non vogliono finire in galera. Ma Orbán non è proprio stupido, qualora dovesse perdere le elezioni nel tempo che intercorrerà tra la vittoria e l'insediamento di Magyar, provvederebbe probabilmente a far sparire tutto. Un'ultima ipotesi è che le quinte colonie di Orbán, per non passare come i cattivi dagli occhi del popolo, saltino sul carro del vincitore e si mettano a sostenere Magyar, facendo crollare il sistema di Orbán, cosa che vede di Fidesz sta cercando di evitare in tutti i modi, mettendo nei ruoli più importanti gente a lui molto fedele. Concludiamo con il capitolo più importante per il futuro dell'Europa, quello sull'Ucraina. Senza dimenticarci però che anche senza Orbán ci sarebbe comunque la Slovacchia a porre veti, ma con un paese solo anziché due la situazione sarebbe più gestibile. Magyar promette un cambio di rotta, ma non diventerà improvvisamente un falco antirusso e pro-ucraino. La sua posizione è molto pragmatica per non spaventare l'elettorato conservatore. Da un lato vuole smettere di essere il cavallo di vittoria di Putin in Europa e sostenere le decisioni comuni della NATO e dell'Unione Europea, eliminando i veti sistemici che hanno reso Budapest una paria. Ma ha dichiarato che non invierebbe né armi né truppe, che è una linea rossa invalicabile per l'opinione pubblica ungherese, ma ripristinerebbe i corridoi umanitari. Magyar comunque non ha un buon rapporto con Zelensky, attaccandolo durante la campagna elettorale, pretendendo dal presidente ucraino delle scuse per alcune dichiarazioni passate contro l'Ungheria. Questo serve a dimostrare ai suoi elettori che lui non prende ordini né da Mosca, come Orbán, e né da Kiev, come gli altri leader europei. Per quanto riguarda le minoranze ungheresi in Transcarpazia, non tutelate del governo ucraino, Magyar, a differenza di Orbán, che usa i diritti degli ungheresi in Transcarpazia come scusa per bloccare tutto, cercherebbe un accordo con Kiev, promettendo di non ostacolare l'integrazione europea dell'Ucraina in cambio di garanzie sulle scuole e sulla lingua. Tuttavia, anche per Magyar questa è una linea rossa, perché se l'Ucraina non concedesse i diritti che deve agli ungheresi, bloccherebbe l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Siamo giunti alla fine di questo video, che era necessario fare, perché tutti parlano di elezioni in Ungheria e di interferenze russe, ma nessuno parla di interferenze degli altri e del fatto che Orbán, anche prendendo le chiavi per entrare in casa, controllerebbe lo stesso le porte dentro la casa e anche le password del wifi. Magyar è certamente una speranza per gli ungheresi e per la democrazia liberale ungherese, ma è bene ricordare che anche Orbán all'inizio della sua carriera si presentava come un riformatore democratico e poi è diventato quello di adesso. Quindi è bene non cantare vittoria troppo presto qualora Magyar dovesse vincere. Staremo a vedere. Secondo voi chi vincerà? Secondo me Magyar, però non riuscirà a governare bene.